Ciao a tutti! Quando un narcisista ti manca molto, è importante considerare alcune cose prima di affrontare i sentimenti legati a tale assenza. Innanzitutto, è fondamentale capire che i narcisisti mostrano un comportamento manipolativo ed egoista, che spesso porta alla distruzione delle relazioni e al dolore emotivo per chi si trova coinvolto con loro. Pertanto è importante ricordare che la mancanza che si prova potrebbe non essere necessariamente rivolta al narcisista come persona, ma piuttosto al senso di perdita di una relazione che sembrava promettente o alla rottura di un legame che era stato percepito molto importante e profondo. Inoltre, è sostanziale riflettere sul fatto che i narcisisti tendono a creare dipendenza emotiva nelle persone con cui sono in relazione, proprio a causa della loro abilità manipolativa. È essenziale anche prendere in considerazione il fatto che i soggetti di matrice narcisistica spesso si comportano in maniera alquanto altalenante, passando da momenti di idealizzazione e amore eccessivo a momenti di svalutazione e abuso emotivo. Questi continui cambi di comportamento vanno a creare una certa confusione e instabilità emotiva, tanto da rendere difficile comprendere quali siano i reali sentimenti che si provano. Ma ecco alcuni consigli pratici da mettere in atto quando il tuo ex narcisista ti manca. Ricorda come il tuo partner manipolava le situazioni a suo vantaggio. Considera quanto poco gli importava dei tuoi sentimenti e delle tue esigenze. Pensa a tutte le volte in cui ti ha fatto sentire inferiore o non all'altezza. Non dimenticare i momenti in cui sei stata insultata e criticata ingiustamente. Focalizzati sulle menzogne e le mezze verità che ti raccontava. Ricorda quando ti faceva dubitare della tua percezione della realtà. Considera come il tuo ex utilizzava il tuo amore e la tua dedizione per i suoi fini. Ripensa a quanto era centrato solo su se stesso e sui suoi bisogni. Non scordare tutte le volte in cui rifiutava di assumersi le proprie responsabilità. Rifletti su come alternava periodi di adorazione a periodi di profondo disprezzo. Pensa a come non ti ha mai veramente sostenuta nei momenti di difficoltà. Se c'è stata infedeltà, ricorda il tradimento e il dolore che hai provato. Ripensa alla superficialità della vostra connessione emotiva. Considera i comportamenti di controllo che attuava e la gelosia giustificata. Ricorda le critiche incessanti e la continua insoddisfazione che percepivi. Renditi conto che non ti ha mai apprezzata per ciò che realmente sei. Ricorda quando minimizzava o ignorava i tuoi successi. Ripensa a come cercava di isolarti dai tuoi amici e dalla tua famiglia. Non dimenticare le promesse fatte e mai mantenute. Pensa ai repentini cambiamenti di umore che ti lasciavano confusa e ansiosa. Rifletti su come spesso ti faceva sentire in colpa senza alcun motivo. Considera il fatto che ti percepiva soltanto come un oggetto e non come una persona. Ricorda i momenti di rabbia esplosiva e immotivata. Ripensa a quanto poco gli importava delle tue emozioni e delle tue necessità. Considera la sua arroganza e la sua superiorità percepita. Pensa alla mancanza di rimorso per il dolore che ti arrecava. Ricorda quando abusava della tua fiducia anche a livello economico. Pensa a quanto poco fosse autentico e sincero.
Non dimenticare come usava il suo fascino per manipolarti. Non scordare quando ti faceva sentire in colpa per i suoi fallimenti o tradimenti. Ricorda tutte le volte in cui ridicolizzava o minimizzava i tuoi sentimenti. Pensa al suo senso esagerato di importanza e di unicità. Ripensa a quanto era bugiardo e manipolatore. Considera le conversazioni tossiche e la mancanza di una comunicazione sana. Ricorda i suoi comportamenti passivo-aggressivi. Pensa come si sentiva sempre in diritto di avere più degli altri. Ricorda come non potevi mai fidarti completamente di lui. Ripensa ai commenti che sembravano complimenti, ma che in realtà erano critiche celate. Considera l'imprevedibilità del suo comportamento e l'ansia che ti causava. Pensa a quanto aveva bisogno di essere costantemente ammirato. Ricorda come utilizzava le tue vulnerabilità contro di te. Ripensa a quanto ti faceva sentire confusa, destabilizzata e sbagliata. Non dimenticare quando era sarcastico nei tuoi confronti. Ricorda come creava disaccordi tra te e gli altri. Pensa a come cercava di controllare le tue finanze. Non scordare la sua arroganza e la sua prepotenza. Rifletti sul suo modo che aveva di approcciarsi con te. Pensa che le sue critiche non erano mai costruttive. Considera il suo bisogno di dominare e di controllare ogni situazione. Ripensa quante volte ha promesso di cambiare senza mai realmente farlo. Ricorda quando creava conflitti e drammi inutili. Pensa a quanto fosse inconsapevole dei suoi difetti e dei suoi comportamenti. Ripensa a come negava in maniera sfrontata i problemi esistenti nella relazione. Ricorda tutte le volte in cui ti criticava e ti umiliava dinanzi ad altre persone. Pensa a come reagiva in modo vendicativo e si sentiva offeso. Considera quanto disprezzava e criticava i tuoi amici. Ripensa alla sua incapacità o al suo rifiuto di scendere a compromessi. Considera come cambiava personalità a seconda delle persone presenti. Pensa a tutte le sue menzogne. Rifletti su quanto fosse egoista e centrato su se stesso. Ricorda la sua mancanza di interesse per i vostri progetti o sogni comuni. Non dimenticare il sadismo che dimostrava dinanzi al tuo dolore. Questi pensieri possono aiutarti a mantenere una prospettiva realistica e a rafforzare la tua decisione di allontanarti da una relazione tossica. C'è una forza incredibile nel lasciare andare chi ti ha fatto del male. Dimenticare un partner narcisista significa riconquistare la tua libertà, riscoprire il tuo valore e aprirti ad un futuro luminoso e autentico. Meriti di essere felice e di essere amata per ciò che sei veramente. Rinasci e scopri la vera te. Esplora ogni angolo della tua anima, celebra la tua unicità e abbraccia le tue imperfezioni. Non sei sola. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.